Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube e nel mio piccolo laboratorio. Oggi vi leggerò di nuovo il volantino con le uscite comprese fra giorno 1 e giorno 11 novembre 2021. Però piccola precisazione, perché poi in tantissimi scrivete nei commenti chiedendo come mai nel volantino che avete voi alcuni prodotti di cui vi parlerò oggi non sono presenti. Ultimamente ci sono alcuni problemi a livello internazionale di distribuzione dei prodotti in generale e alcuni prodotti in alcune città non arrivano. Nella maggior parte delle città però quello di cui oggi vi parlerò verrà distribuito. È una cosa che ormai è assodata, abbiamo visto nei recenti volantini, nelle recenti uscite, che in alcune città purtroppo è capitato che non siano stati distribuiti, però in tantissimi dai commenti ho appreso che sono stati riforniti, quindi per fortuna il volantino può essere ancora attendibile, ma l'unico al quale fare davvero affidamento sarà quello che troverete online e sarà lui il volantino ufficiale che troverete nell'applicazione e sul sito internet. Quello che troverete in quei volantini allora sarà l'uscita ufficiale. Detto questo, iniziamo e guardiamo cosa propongono nel volantino cartaceo che ho preso oggi nella filiale della mia città. Iniziamo. A pagina 20 del volantino, in alto a sinistra troviamo il compressore con motore silenziato da 24 litri a 99 euro, che già vi ho recensito anche se era la versione precedente, quello era PHO24A1, questo invece è il PHO24B2, quindi avranno apportato alcune modifiche. Il compressore avrà una capacità di aspirazione di 260 litri al minuto, con una pressione di esercizio regolabile fino a 10 bar, ma la quantità effettiva emessa sarà di 7 bar, 103 litri al minuto. Avrà un motore a bassa rumorosità e a basse vibrazioni, con lubrificazione ad olio, 2 manometri con scala in bar e PSI e un secondo manometro per il rilascio non regolato della pressione. Infatti con uno dei due collegamenti possiamo gestire quanta pressione deve avere l'aria che verrà emessa, dall'altro collegamento invece l'aria fuoriuscirà senza alcun tipo di regolazione. In dotazione verrà dato anche un tubo flessibile per aria compressa, questo a molla, il classico tubo economico da 5 metri e ovviamente il cavo di alimentazione che sarà lungo 3 metri. Avrà una potenza di 1,8 kW ed è il compressore che io utilizzo attualmente nel mio laboratorio. Onestamente mi sono trovato bene. Qualcuno ha lamentato alcuni difetti per quanto riguarda l'avvio, perché a volte è successo che il motore avesse difficoltà proprio nell'avviarsi. È una cosa che effettivamente ben 2 volte è successa pure a me, ma dall'anno scorso a ora è successo solo 2 volte. Anzi, lo avvio, vi faccio sentire che comunque il compressore funziona tuttora. Quindi tiro la levetta. Il compressore si è acceso, come potete sentire il rumore lo emette, ma è molto più basso rispetto a un classico compressore non silenziato. Questo non è un vero e proprio motore silenziato, però è un motore a bassa rumorosità se confrontato ai motori degli altri compressori. Adesso lo stacco perché comunque per leggere un volantino sicuramente dà fastidio. Spero e ipotizzo che il problema che riguarda l'avvio sia stato del tutto eliminato, però obiettivamente il rumore emesso da questo compressore rispetto ai classici compressori è un pochettino più ridotto. Se dovete utilizzarlo in un condominio, comunque dove potete dare fastidio, ridurrà il fastidio che può provocare. Vi lascerò comunque il link nel primo commento nella descrizione per poter vedere la recensione e poter valutare se è un prodotto che può fare per voi. E nella descrizione non viene specificato quanti decibel vengono emessi. Più in basso, sempre rimanendo in tema aria compressa, c'è un set per lucidatura che monta degli accessori da 75 mm e raggiunge un numero di giri di 2500 al minuto. Non l'ho mai provata, però so che tutti gli utensili che funzionano ad aria compressa richiedono un flusso di aria abbondante e purtroppo con i piccoli compressori non sono proprio indicatissimi. Forse questo tipo di utensile, che non deve esercitare una forza esagerata, potrebbe andare bene anche con un piccolo compressore, però non avendola mai provata non mi posso esprimere. All'interno della confezione quindi sarà contenuto un piatto per lucidatura, le cuffie per prelucidatura, una cuffia post lucidatura, una cuffia in lana sintetica e un raccordo da 1/4 di pollice con un anello di tenuta già montato, più un utensile per il montaggio, una piccola chiave, e costerà 19,99 €. Tutti gli utensili della Parkside, come vedete, sono affiancati da un bollino rosso con scritto 3 e sta a indicare i 3 anni di garanzia di cui godono questi utensili, quindi conservate gli scontrini perché altrimenti non potrete usufruirne. Più in basso, in fondo alla pagina, c'è la pistola sabbiatrice ad aria compressa con un consumo di aria di 320 litri al minuto e una pressione di esercizio massima di 6,3 bar. Anche in questo caso, come potete vedere, un piccolo compressore come quello che verrà venduto nello stesso giorno emetterà 103 litri al minuto, quindi è praticamente incompatibile, almeno sulla carta. Però io ho provato questa pistola sabbiatrice, sono riuscito a togliere la ruggine da un parafango di una Vespa e vi lascerò anche il link del video della recensione di questa pistola sabbiatrice nel primo commento nella descrizione, nel quale si vede appunto che riesco
riesco a rimuovere con una sola passata la ruggine dal parafango e la ruggine e un po' di vernice anche da un estintore. Ovviamente non è da utilizzare a livello professionale, purtroppo si disperde e si spreca tantissima sabbia, quindi nel caso in cui foste intenzionati a comprarla e ad utilizzarla, sappiate che dovete fornirvi di una scatola, comunque una cabina, per poterla utilizzare in modo da poter recuperare la sabbia e poterla riciclare. Qualcuno mi ha chiesto pure nei commenti se è possibile utilizzare sabbia di mare, eccetera. Sinceramente non ho mai provato, si potrebbe fare un esperimento, però non so fino a che punto possa funzionare. Verranno dati in dotazione 4 tipi di ugelli per poter lavorare su diversi tipi di superficie con forme diverse, quindi potrei lavorare per esempio sugli spigoli, su superfici piane, eccetera. Sulla parte bassa c'è un sacco di raccolta, però questo sacchetto non raccoglie tantissima sabbia, è più quella che si disperde che quella che rimane all'interno. Comunque è possibile eventualmente riciclare quella che rimane qua all'interno. In dotazione ci saranno 2 kg di sabbia con grana differente, una grana che va da 0,21 a 0,35 e l'altra grana 40-60. Non sono un intenditore di sabbiatrice, era la mia prima sabbiatrice, quindi non so dirvi granché, però ripeto, per quello che l'ho utilizzata è riuscita a funzionare perfettamente. Qua nella descrizione dice flusso con getto regolabile, serbatoio per sabbia 0,9 litri, adatto per i comuni materiali per spruzzo con grana 0,21-0,35 e grana 0,40-0,60, quindi quella che verrà data in dotazione. In alto a destra invece c'è l'avvitatore a corrente elettrica con il mandrino separabile. Avrà un numero di giri alla prima velocità, quindi quella più adatta per poter avvitare, che andrà da 0 a 400 giri al minuto, ovviamente a vuoto. Alla seconda velocità invece andrà da 0 a 1600. Avrà 22 livelli di coppia più il livello finale per la foratura, quindi senza frizione, e la capacità del mandrino, quindi il codolo che può essere serrato dalle pinze del mandrino e non dall'innesto che c'è nella parte centrale, sarà di 10 mm. Nella parte interna, una volta rimosso il mandrino, semplicemente facendo scorrere la parte rossa, sarà possibile inserire un bit, quindi un inserto per poter avvitare e svitare, che abbia un codolo esagonale da 1/4 di pollice, ed è possibile inserire il mandrino al suo posto anche con l'inserto inserito nell'alloggiamento, come in questa figura. Incastrandolo si può tranquillamente utilizzare la punta per praticare i prefori, ad esempio, e poi con il bit all'interno si possono avvitare le viti nel foro appena praticato. Solo che questo avvitatore, che costerà 24,99 € e che avrà un cavo di 5 metri e 40 Nm di potenza, che non sono indifferenti, sono una buona capacità, ha un funzionamento che sinceramente non mi piace tantissimo, perché siamo abituati che quando rilasciamo il tasto dell'avvitatore la rotazione si arresta immediatamente, quindi ci consente di avvitare una vite, arrivare praticamente a filo con la superficie, rilasciare il tasto ed essere sicuri che la rotazione si fermerà, quindi la vite non continuerà ad avvitarsi. Invece questo continua a ruotare per inerzia, come capita con il trapano a corrente elettrica, quindi il classico trapano per praticare i fori. Una volta rilasciato il tasto continua a ruotare fino a quando l'inerzia poi non finisce. Un classico avvitatore, utilizziamo questo Parkside, invece una volta rilasciato il tastino si bloccherà immediatamente. Come vedete, in questo caso, se stessi avvitando una vite, rilasciando il tasto mi fermerei. Con quello no, purtroppo quello continua, e se dobbiamo avvitare una vite su una superficie delicata e non ci fermiamo in tempo, continua ad avvitare e rischiamo di rompere la superficie. Quindi è un avvitatore che mi ha lasciato un pochettino perplesso. Alla fine ho deciso di fare il reso perché non sono rimasto soddisfatto, pur funzionando bene. Però è la sua caratteristica, che non rappresenta un difetto ma rappresenta un modo suo di funzionare, che a me non è andato giù. Sarà un motore a spazzole, quindi sarà possibile sostituirle semplicemente svitando questi 2 tappi e inserendo le spazzole nuove qualora si consumassero. Sulla destra c'è la lampada da lavoro ricaricabile. Questa lampada da lavoro è quella che utilizzo per esempio tutte le volte che mi vedete nei miei video e mi illumina nella parte frontale per evitare delle ombre. Stiamo parlando di questa, che possiedo già da almeno un paio di anni. È una lampada molto comoda, nella parte posteriore c'è il gancio, ha la possibilità di illuminare oppure di attivare la modalità con le luci UV, comoda in base alla descrizione per trovare eventuali liquidi che possono essere persi da un motore. Nella parte frontale c'è pure un'altra piccola torcia che consuma molto di meno rispetto a questo, che ci permette di illuminare con una luminosità più ridotta. La parte di dietro che si apre, la parte bassa magnetica riesce a rimanere perfettamente attaccata a tutte le superfici senza nessun problema, e anche quando è attaccata è possibile orientarla. Ragazzi, è fantastica, se la trovate acquistatela perché per moltissimi lavori è davvero utilissima. Costerà 14,99 € emetterà un flusso luminoso di 360 lumen con luce bianca, il flusso luminoso della torcia, quindi la torcia piccola, sarà di 100 lumen, la temperatura di colore sarà di 600 gradi Kelvin. Nella parte centrale della stessa pagina ci saranno dei set di punte per trapano, punte Forstner,
punte coniche a gradino con una punta pure a fresa, alcune punte di trapano con uno svasatore. Queste altre punte, in tanti chiedete cosa siano queste punte, servono semplicemente per ricavare delle spine, comunque dei tappi, delle forme cilindriche da delle superfici in legno. Quindi una volta azionato soprattutto con il trapano a colonna si possono ricavare dei tappi che poi possiamo utilizzare per tappare dei buchi, per esempio proprio dopo aver utilizzato delle punte Forstner. Più in basso ci sono le punte coniche a gradino, di queste vi ho fatto diversi video, quindi vi lascerò tutti i link. Tra l'altro hanno avuto un grande successo, sono stati molto seguiti e sono molto utili per poter lavorare sia su plastica, metallo, eccetera eccetera. Più delle punte di trapano, tutte con codolo rotondo, però non hanno il codolo esagonale, tranne le punte coniche a gradino che non sono esattamente rotonde ma hanno una parte piatta per avere più presa e sono comodissime. Con 4,99 € questo tipo di punte vi salveranno da tantissime situazioni altrimenti irrisolvibili. In basso ci saranno dei rotoli di nastro telato, nastro adesivo rinforzato con della tela al suo interno, comodo quando serve una tenuta salda sia per quanto riguarda la forza adesiva che per quanto riguarda la resistenza del materiale. Sulla destra una vernice spray effetto pietra, l'ho utilizzata, non riesco a farvi delle riprese oggi perché sta piovendo, ma ho dipinto un vaso che adesso praticamente sembra in pietra e l'effetto è davvero molto realistico. Più in basso a 99 centesimi ci saranno delle batterie a bottone, 6 pezzi per confezione. Nella pagina successiva ci saranno dei pantaloni da lavoro a 14,99 € ed una salopette da lavoro per uomo, più delle scarpe anti-infortunistiche, un modello invernale, disponibili in due modelli, con punte in acciaio, suola antiperforazione ed elementi catarifrangenti. A pagina 32, quindi da giovedì 4 novembre, invece ci sarà il raccoglitore per foglie ed erba, con funzionamento manuale senza motore, quindi non l'ho mai utilizzato, ma si capisce il funzionamento. Spingendolo le foglie verranno mandate all'interno di questo contenitore da 103 litri e costerà 49 €. Più in giù un faro a LED con rilevatore di movimento, LED da 22 watt con luce bianco neutro, funzionerà a corrente elettrica e sarà possibile fissarlo a muro, anche se queste due immagini sono differenti, quindi saranno disponibili sicuramente due modelli differenti di faretto. E allora ragazzi, finito anche con questo video sul volantino delle prossime uscite della Parkside. Ricordatevi che qualche uscita può essere differente, può variare di città in città. Detto questo, non mi resta che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace al video se vi è piaciuto, l'avete ritenuto utile, cliccate sulla campanella per attivare le notifiche e ci vediamo ai miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!